Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, obbligo di riscatto, è finito il mercato, 1 febbraio e quindi siamo giunti al giorno dopo, quello che è stato il mercato di gennaio, o meglio è un non mercato, in realtà da parte di quasi tutte le squadre italiane, ma insomma, ci concentriamo su quello del Milan che aveva qualche necessità non di stravolgere la rosa, ma di andarla a puntellare con qualche soluzione magari proprio specifica, una su tutti il portiere. E alla fine un portiere è arrivato, ma ancora insomma, non è utilizzabile, per parole anche dello stesso mister Stefano Pioli. Analizziamo tutto quello che non è successo e poi ovviamente ci lanciamo direttamente a quella che è la settimana del derby con dei probabili rientri all'orizzonte. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, un non mercato, oserei dire. Credo che sia stata la sessione di obbligo di riscatto da quando, insomma, ne faccio parte, da quando lo facciamo, oserei Allora, dire, quando lo facciamo? più, Eh, in ecco, generale, quando è nato. più povera, tra virgolette, Sì, sì. di nomi, di idee. Insomma, è veramente stata come dire, una sessione particolare, che ci ha portato a non chiudere nessun colpo se non il portiere Vasquez, e quindi sì, c'è stata la querel Zaniolo, le ultime ore con Osorio, però era tanto che il Milan non faceva una sessione di mercato così, come dire, Dall'anno scarna. scorso. In realtà dal gennaio Sì. scorso più o meno, perché alla fine era stato abbastanza simile. Eh, è ovvio che noi qui parliamo di Milan, sarebbe da fare un discorso più generale sul calcio italiano che non ha soldi, che è vero, che non ha messo niente sul piatto, che è vero, insomma, invece di vendere anzi di comprare ha venduto, perché Sassuolo ha venduto, la Juve ha venduto, la Roma stava per cedere un giocatore comunque al di là di tutto. Pochissimi movimenti, se non veramente cose di poco conto, soprattutto dal punto di vista economico. Il Milan aveva un'occasione, Henry, aveva l'occasione di andare a sistemare quello che era il tassello, quantomeno del portiere. Sì. Si era partiti con un'idea, Henry, cioè quello magari di provare a anticipare Sportiello, lui, Marcolino Eccolo qua. Sportiello, che con questa maglia, se non succedono drammi, comunque lo vedremo alla fine dell'anno e così andrà anche ad aiutare le famose liste per i vivai italiani che male non fa. Quantomeno avere il secondo italiano non ti crea il problema che abbiamo avuto quest'anno di Tata che deve subentrare perché si è fatto male il portiere, allora il cambio che dura un mese, eccetera, eccetera. Da qui siamo arrivati qua, Henry, cioè Eh Davis già, Vasquez, che sì. è arrivato Che del non è mese. pronto a detta di... Eh, Mi sa che ti sei frizzato o non mi senti più, No, Henry? dicevo, mi senti? Sì, sì. Dicevo che non è pronto a detta di Stefano Pioli, anche vedendolo nel riscaldamento, come dire, pre-partita contro il Sassuolo, non è che abbia dato, come dire, non è che abbia fatto scintille in termini di mostrare le sue qualità, anzi, idem Tatarusanu, però mi verrebbe da dire, cioè quando il tuo preparatore, o comunque adesso non so chi fosse, che calcia in porta nel riscaldamento, insomma, Eh, ti segna e allarga le braccia in maniera estremamente, come dire, anche veemente e visibile dallo stadio, come per dire qua non ci siamo proprio, non lo so, ecco, diciamo che dalle mie parti si dice tra il correre e il Foggia, cioè tra il correre e fuggire, tra correre e scappare, più o meno siamo lì. Quindi non lo so, ecco, perché è arrivato questo portiere considerato troppo giovane, troppo acerbo, e probabilmente è vero, ma non so se sia peggio di chi gioca in questo momento. non lo sapremo mai, credo, perché tra poco, tra l'altro, parliamo qua dei rientri di Ibrahim e Nian, quindi credo che ormai tra Derby, Torino
e poi più o meno siamo lì per essere vicini al rientro di Maignan, parola del presidente Scaroni, anche se dopo ne parliamo di Mike. Ormai 2, 3, 4 partite e a questo punto le farà Tatarosano, è inutile che ci mettiamo a pensare che possa esordire Vasquez per un paio di partite o giù di lì. Eh, Mike, ma non solo, perché c'è anche Ibra di cui parlare per il rientro e su Ibra dopo andiamo a leggere anche un articolo molto specifico di Corriere. Sulle AO invece, Henry, tra poco ci addentriamo perché ieri è stata giornata di botta e risposta e oggi si sta un pizzico smorzando, ma si sta andando avanti. Per quello che non è stato, e forse sì, e forse sarà invece Henry, questo, Nicolò Già, Zaniolo. è stata un'altra delle trattative, insomma, di questa sessione invernale. Anche qui un pochino, come dire, telefonato l'esito della questione. Io pensavo che alla fine Zaniolo andasse via, onestamente. Non mi immaginavo uno Zaniolo che rimanesse e restasse alla Roma. Non so quanto giocherà, onestamente, non so quanto continuerà la sua avventura proprio in termini sportivi da qui all'estate, con il rischio per me di, come dire, di rimanere fermo per tanti mesi. Detto ciò, alla fine ha rifiutato tutte le destinazioni estere, soprattutto lato Premier League, e c'è il profumo, secondo me, di appuntamento rimandato. Poi bisognerà capire cosa sarà il Milan a giugno, perché se sarà il Milan di adesso o un Milan diverso negli uomini, nelle idee, nella filosofia. Magari si può anche Sarebbe cambiare idea, semplicemente. Ecco, però non mi aspettavo che potesse restare e sono successe anche cose spiacevoli al ragazzo che per quanto mi riguarda sono incommentabili, così come sono incommentabili le cose successe con Karsdorp, ma insomma non è affar nostro, è Non è una affare della novità. Roma. Quindi va bene così, non è una novità. E niente, ecco, sarebbe stata, credo, l'operazione più significativa del mercato invernale in generale della Serie A, perché sarebbe stato il movimento di un giocatore potenzialmente forte come Zaniolo e anche di una cifra comunque significativa all'interno della Serie A, così non è stato. C'era il Bournemouth che poi è andato su Traoré, ci ha provato comunque alla fine, ma non è stata Guarda, cosa. guarda Henry, anch'io pensavo che magari nell'ultimo giorno di mercato ci si mettesse una pietra sopra a quello che era successo e magari la Roma pensando invece di tenerlo fermo in tribuna lo faccio giocare 5 mesi, anche per valutarlo, per magari rivalutarlo, venderlo meglio. Così facendo, tenendolo fuori in tribuna, forse ti si svaluta ancora di più. Alla fine si è deciso di arrivare allo scontro, nessuno è sceso dalle proprie posizioni e adesso vediamo. Il rischio che un giocatore non veda più il campo, a meno che non ci sia una riconciliazione all'orizzonte, non lo so, può succedere come no, abbiamo viste di tutte nel calcio, oppure semplicemente si aspetta giugno. Henry, a proposito di giugno, botta e risposta sulle AO. Ieri Gazzetta dello Sport è uscita con un titolo bello chiaro, dritto per dritto, strappo sulle AO, lo strappo di Leao, anzi, alludendo anche al fatto di alcuni dissapori con la dirigenza, al fatto che la No, di clausola una lite, di una una lite. lite. Vabbè, ero stato più carino, dissapore più carino. No, perché su Gazzetta dello Sport c'era scritto una lite Vabbè, ma non tra te la prendere Maldini. tu, non te la prendere te. No, me la prendo io perché poi mi taggano a me, capito? Su Twitter, sui social, mi scrivono: Hai Vabbè, visto il tuo Leao che ha litigato con Maldini? il E tuo poi è Leao. arrivata la smentita. Questa è Gazzetta dello Sport di oggi, il Leao, il rinnovo è un rebus, quindi prosegue comunque l'idea di dire che siamo in difficoltà, che è un problema grosso il rinnovo di Leao. È sparita la lite. Vabbè, il resto è sull'Inter, andiamo avanti. Sì, è sparita anche ieri, dopo il comunicato del Milan c'è stata, ah che carino Rafa, c'è stata una risposta comunque della Gazzetta dello Sport che comunque
ha continuato insomma, a spingere sulla sua tesi, cioè quella di un rinnovo difficile, complicato, soprattutto per quanto riguarda la clausola. Ma questa cosa ci sta, è completamente sparita la questione lite, la questione rottura totale, la questione scontro Leao Maldini, e anche oggi mi sembra sparita, quindi Sì. non lo so, Il Milan a spinge per pensare. prolungare, non intende dimezzare la clausola a 70, come invece chiede l'entourage del portoghese. Se gli agenti diventano una piaga, quella è l'editoriale del direttore, se non ricordo male, sì, del direttore, se non leggo male, Stefano Barigelli, sì. E quindi, insomma, riprende anche quello che aveva scritto ieri Franco Ordine, se non ricordo male, sul fatto che quando ci sono troppe bocche che possono parlare, troppi agenti che possono parlare, troppe persone che possono mettere la loro idea e alzare la mano su una trattativa, il rischio che diventi un delirio, come è in questo momento il rinnovo di Leao, ma non tanto per se è facile o difficile, ma perché, come detto, ci sono agenti, paraagenti, subagenti, il papà, lui, il Milan dei dirigenti, il Milan della proprietà, il 1500 Attori. versioni diverse. E vabbè. Henry, io chiuderei così invece. La scossa di Ibra torna contro il Toro. Questo è il pezzo di Corriere della Sera, firma di Carlo Spasserini, che ogni tanto vedete qua su Radio Rossonera. Paventato il ritorno di Ibra, quindi non nel derby, ma subito, tra poco più di una settimana. Perché se Sì. dovesse tornare col Toro va in gruppo praticamente tra una settimana. E essere lui ancora una volta chiamato a dare la scossa a questo gruppo. Speriamo bene. Su Mike invece c'è meno ottimismo. Cioè sì, il Tottenham, ma forse più Monza che Tottenham. Beh, che dire, il presidente Scaloni ci ha detto una bugia. No, Harry, no. È stato Ah, è una ottimista. battuta, è una È stato battuta, è una ottimista. battuta. È una battuta per dire che noi non è che avessimo già la sfera di cristallo, ma avevamo la paura che potesse, insomma, non essere così affrettato per la Champions, no? Il ritorno di Maignan. Quindi, No, più che come altro sai dire, cosa, Henry? Saperlo con 20 giorni in anticipo è difficile, è molto appunto, difficile. ma Quando infatti la mia era soprattutto una battuta, era una provocazione. Maldini, Maldini la sera prima dice l'esatto contrario, cioè non lo sappiamo. Era un po' strano ipotizzare una partita secca, dritta per dritta, 20 giorni prima. Ha più senso quello che scrive il Corriere. Sì, dovrebbe rientrare col Tottenham, ma probabilmente si andrà ancora più di cautela e forse si slitta fino a Monza. Ma tanto ormai abbiamo fatto 30 e facciamo 31, che sono più o meno le partite, tra l'altro, che ha saltato Mike. Harry, noi siamo arrivati in chiusura. È Ci bello diamo... dover pensare di poter, come dire, bloccare, respingere le conclusioni di Harry Kane senza mai, con un pochino di timore, permettetemelo. Dobbiamo fare di necessità virtù. Certo. Dovremmo fare con quello che abbiamo in questo momento. Ecco, se possiamo dire una cosa sul mercato, non si chiedeva la Luna, non si chiedeva al terzo centrocampista 25-30 milioni, perché si sapeva che non sarebbe mai arrivato. Non abbiamo chiesto l'esterno, non abbiamo chiesto nessun altro tipo di rinforzo, però un portiere che al 1 gennaio potesse andare in porta con il Milan e potesse quindi essere titolare del Milan per almeno 10-12 gare, 15 quasi, 15 no, 10-12 tutte, cioè da Salerno fino quantomeno alla partita col Torino, ma forse anche col Tottenham, e che quantomeno ti potesse fare anche il secondo dopo, ecco, quello forse ce lo si poteva aspettare e lo si poteva pretendere, ecco, ma si è fatta un'altra valutazione e a volte vediamo anche i risultati, non è stata particolarmente felice. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete la diretta, scriveteci sotto nei commenti. Posso dirlo, il voto al mercato del Milan.
se volete darlo. Io- Insomma, bizzarritevi. Ciao, ciao a tutti. Enrico Boiani vi saluta e vi ridà l'appuntamento tra un'oretta circa, quando andrà in onda con Chiama Milan insieme a Leonardo Menini, che poi sarà in onda a Lunch Press insieme a Edoardo Maturo, che poi lascerà il posto a noi ancora una volta alle 16 con il talk, come al solito. Filo rossonero chiuderà tutto quanto alle 19. Ciao a tutti, l'appuntamento appunto è tra un'oretta.